Roma-Inter, le ultimissime notizie e torna la nostra sempre più richiesta preview della partita con le chiavi tattiche di questa gara e le probabili formazioni di una partita che per l'Inter si preannuncia sicuramente complicata, un'altra grande insidia all'interno di un mese, quello di febbraio, che per l'Inter è veramente di fuoco e potrebbe essere decisivo per questa stagione. Andiamo ad affrontare una Roma profondamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto all'andata, innanzitutto perché si gioca in casa e l'Olimpico è sempre un alleato importante per questa squadra, ma soprattutto perché il cambio dell'allenatore, lo sappiamo, via Mourinho dentro De Rossi, ha portato anche ad un cambiamento nei principi di gioco. Ho visto tutte e tre le partite di De Rossi sulla panchina della Roma in Serie A, ho raccolto delle cose, degli appunti che poi sono andato a confrontare con altri esperti, giornalisti e colleghi che conoscono molto da vicino la Roma, e allora vi voglio proporre oggi una sintesi di quello che ho potuto studiare per poterci preparare a questa partita e per poterci quindi prevedere in anticipo quello che potrebbe succedere in questa partita di sabato che seguiremo insieme sui nostri canali. Vi racconto anche un paio di retroscena per gasarvi e per accenderci in vista di questa gara. Prima di tutto però ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo contenuto di oggi. Vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti, un piccolo gesto, non vi costa nulla, a noi date un grande sostegno, continuate a far crescere il nostro progetto e a rendere sempre di più Passione Inter il canale più seguito quando gioca l'Inter. Ogni volta, lo sapete, ed è un grande onore per me poter dar voce ad una grande community così. Partiamo dal momento di forma di queste due squadre. Come arrivano Roma ed Inter a questa gara? Probabilmente, correggetemi se sbaglio, potremmo definirle anche le squadre migliori del momento, forse anche l'Atalanta, però la Roma arriva con De Rossi in panchina da 3 vittorie su 3 partite, quindi punteggio pieno e c'è da dirlo, ha giocato contro 3 delle ultime 4 in classifica e, non sono state partite propriamente spettacolari. Detto che, in questo momento la Roma è la seconda squadra, se prendiamo le ultime 3 partite come campioni, per expected goals, quindi è quella che ha creato di più, dietro al Milan, pur concedendo qualcosa agli avversari, perché sono andato a vedermi ho visto le partite, col Verona molto bene all'inizio, poi alla fine hanno sofferto, con la Salernitana male all'inizio, poi sono riusciti a portarla a casa e col Cagliari sì, è vero, hanno vinto abbastanza agevolmente, una vittoria larga, un dominio della gara, sicuramente però agevolata anche da un gol arrivato nei primissimi secondi che ha aiutato in questo senso. L'Inter invece c'è poco da dire. 2024 praticamente perfetto, 6 vittorie in 6 partite, 13 gol segnati, soltanto 2 subiti. L'ultimo gol subito su azione è quello di Henry col Verona, poi se andiamo più indietro in campionato bisogna tornare a novembre probabilmente. Quindi l'Inter ha trovato una solidità difensiva sulla quale sta costruendo grandi successi in questo momento. E vi racconto un primo retroscena qui. Sapete che contro il Monza e contro la Lazio, lo abbiamo sottolineato più volte qui sul nostro canale, abbiamo visto un Inter dominante anche dal punto di vista fisico. Avevamo visto un Inter un po' in difficoltà, invece adesso è tornato a brillare, è tornato a fare molto bene. Quindi si era pensato ad un possibile richiamo di preparazione che avesse potuto tirare a lucido la squadra in quella fase. Poi contro il Napoli e in parte con la Fiorentina, anche a causa di assenze che ci sono state, si era visto invece un po' di stanchezza in più. In realtà da Piano Gentile, diciamo, qualche spiffero fa sapere che le condizioni fisiche, i dati, i parametri a livello fisico della squadra sono tornati veramente ad un punto molto alto, molto importante. La squadra quindi sta bene fisicamente e forse sta ancor più bene dal punto di vista mentale e tra poco ci torniamo. L'unica eccezione dal punto di vista fisico, oltre a Quadrado che è fuori fino per altri mesi ancora, è sicuramente Frattesi, purtroppo ha avuto un problema muscolare. C'è da dire che però fortunatamente il problema è meno grave di quello che si pensava all'inizio, quindi la Roma potrebbe essere l'unica partita in cui rimarrà ai box per tornare già magari contro la Salernitana e sarà molto importante per avere delle rotazioni, per poter fare delle rotazioni. Nella Roma invece torna Asmun dopo la Coppa d'Asia, dovrebbe andare in panchina, restano fuori due giocatori importanti come Smalling e Ebram che sono fermi da tempo, Spinazzola lo stesso è fuori e Ndicà che è impegnato nella Coppa d'Africa. Sulle probabili formazioni ci arriviamo tra poco. Prima parliamo
di come è cambiata questa Roma di Daniele De Rossi, e quindi che tipo di partita possiamo aspettarci e come quest'Inter può andare a vincerla. La prima cosa che c'è da dire, prima di andare vi porterò la lavagna tattica tra pochissimo, così facciamo dei movimenti sul campo per rendere tutto più chiaro possibile per chi ci segue in video. Il primo punto è che chiaramente nel passaggio da Mourinho a De Rossi, la Roma in questo momento sta portando una proposta di gioco più offensiva. C'è da dire che molti se lo dimenticano, ma anche la Roma di Mourinho comunque era offensiva. Sembra un paradosso, so che molti si stupiranno, però in partite con squadre del livello di quelle che ha affrontato la Roma di De Rossi, comunque anche la Roma era molto propositiva e offensiva. Poi invece è successo contro l'Inter, contro il Milan, eccetera, un atteggiamento più rinunciatario e quindi è passato forte quel messaggio lì. C'è da capire quindi se De Rossi confermerà questo atteggiamento, questa proposta anche contro l'Inter e anche a lungo termine, oppure se, come Mourinho, magari cambierà atteggiamento contro l'Inter. Per quello che ho visto fino ad ora, avendo studiato quello che è successo fino ad ora e prevedendo che possa continuare su questa strada, la Roma di De Rossi ha una sua idea di gioco, ha un'identità chiara. È una squadra che, leggendo i dati, se prendiamo come riferimento le 3 partite di De Rossi, nello stesso periodo è la seconda squadra in Serie A per il maggior numero di expected goals, quindi ha avuto la produzione offensiva maggiore, pur concedendo qualcosa agli avversari, sempre attorno all'1 di expected goals concesso agli avversari, quindi qualcosa comunque agli avversari, pur di non grandissimo livello, ha lasciato in queste gare, concedendo più di 10 tiri all'avversario in ogni partita. Ha un'idea di gioco ben chiara, che però è pronta ad adattarla anche alle caratteristiche dell'avversario, portando qualche accorgimento. Quindi non è scolpito nella pietra e già in queste 3 partite delle variazioni si sono viste sicuramente. Porta un baricentro medio, non è basso come quello che abbiamo visto all'andata per quanto riguarda la Roma di Mourinho a San Siro, però anche qui se c'è da soffrire la Roma non si fa problemi con De Rossi lo stesso a passare al 5-3-2, più attrazione difensiva per coprire meglio la porta. È una squadra che tende ad avere il possesso del pallone, per quello che abbiamo visto ora, per cui contro l'Inter mi aspetto varie fasi in cui saremo noi a fare la gara per quelle che sono le caratteristiche dell'Inter e altre fasi in cui invece sarà l'Inter a far giocare di più la Roma. Roma che, e andiamo alla nostra lavagna, parte con un 4-3-3 di base molto mobile sicuramente, e se la palla ce l'ha l'avversario, fin qui la Roma si va a piazzare quasi con una sorta di 4-4-2 potremmo definirlo. Se l'Inter è in possesso palla potrebbe diventare una sorta di 4-4-2 molto stretto, molto compatto nella zona di centrocampo, con i 2 attaccanti che aiutano, si avvicinano e aiutano molto nella zona centrale del centrocampo. La difesa che si stringe, viene a compattarsi ulteriormente, ed El Shaarawy che invece, come vedete nella grafica, si va ad abbassare sui centrocampisti e ha poi anche il compito di dare gamba nelle eventuali ripartenze. Lui è un giocatore molto pericoloso in ripartenza. È tornata forte in questa Roma una riaggressione alta nel caso in cui dovessero perdere la palla, se stanno costruendo, perdono palla, dovesse recuperare Lautaro, facciamo un esempio, la Roma in questa zona di campo soprattutto viene molto ad aggredire per riprendersi subito il pallone e riattaccare, quindi c'è una forte fase di riaggressione e questa è una zona in cui si giocheranno molti duelli, secondo me, per come va a strutturarsi anche il centrocampo della Roma. El Shaarawy, secondo me, è un giocatore tatticamente e tecnicamente molto importante per la formazione di De Rossi. Quando attacca la Roma si allarga tantissimo, va a fare una sorta di terzo attaccante a sinistra, e si prende quindi la corsia, mentre dall'altra parte è Karsdorp che approfitta di un Dybala che si accentra ad alzarsi molto. Questo è quello che si è visto nelle prime partite. In questo modo a Dybala sono stati tolti intanto dei compiti difensivi, quindi può concentrarsi di più sulla fase d'attacco e può giocare vicino a Lukaku. Giocheranno mediamente piuttosto vicini e in questo modo creano tanta densità nella zona centrale e cercheranno di sfondare, quindi con i 2 attaccanti in mezzo, grazie anche al lavoro degli esterni che cercheranno di allargare un po' l'Inter. E gli esterni alzandosi possiamo dire che vanno a creare, la Roma va a schierarsi quasi con una sorta di 3-2-4-1 sostanzialmente. Un 3-2, ecco, 4-1 con Lukaku chiaramente in fase offensiva, addirittura
in alcuni momenti, se vogliamo anche estremizzare, può diventare addirittura un 2-4-4 praticamente, con una Roma molto a trazione anteriore quando è in possesso di palla, però è più un 3-2-4-1, quindi con Lukaku che stanno cercando in questo momento di cambiare anche il coinvolgimento di Lukaku per portare ad innescarlo di più alle spalle dei difensori. Quindi anziché cercare la palla sempre addosso a Lukaku e quindi dover lottare con il nostro Acerbi, che potrebbe essere un duello in favore del nostro Acerbi in questo caso, ecco Lukaku, che poi secondo me questi duelli con giocatori molto forti fisicamente, mi ricordo Magnani, Chiellini, eccetera, li aveva spesso sofferti anche all'Inter, contro Acerbi potrebbe avere delle difficoltà. In questo momento stanno cercando di lavorare per innescare di più Lukaku alle spalle dei difensori e quello sì potrebbe metterci in difficoltà. L'azione della Roma, quando sono loro in possesso palla, parte spesso dai due difensori centrali in modo particolare, sono soprattutto loro, ecco, che danno il via all'azione, toccano un gran numero di palloni. Poi ci sono Paredes soprattutto, ma anche Cristante, ma soprattutto Paredes, che fa un po' il Çalhanoğlu dell'Inter, con caratteristiche ovviamente diverse, però tanti palloni passano da loro. È subentrato però, accennavo prima, un elemento di novità importante che è Angelino, il numero 69 qui sulla sinistra. È un giocatore che è arrivato nelle ultime ore del mercato di gennaio. Fin da subito nella prima partita ha dato dimostrazioni, comunque ha dato delle impressioni molto interessanti, secondo me, nella gara contro il Cagliari. Il primo effetto è stato che con l'arrivo di Angelino, con il suo inserimento, si è distribuito di più il possesso palla, quindi non c'erano dei picchi tra Mancini, Llorente e Paredes come prima, ma un possesso palla più omogeneo tra più calciatori che quindi lo hanno gestito di più. Anche lui quindi ha giocato diversi palloni, per cui si è aggiunta una fonte di gioco importante per la Roma sulla sinistra. Non solo, vi aggiungo due dati. Dall'arrivo di De Rossi, nella Roma i giocatori più pericolosi sono diventati Pellegrini, qui a centrocampo, e Dybala, che sono nettamente primi nella classifica degli expected goals creati dai giocatori della Roma. Quindi sono quelli che più di tutti hanno creato i presupposti per andare in gol. Angelino invece, addirittura, visto che stavo parlando di lui, giocando di fatto solo 58 minuti perché poi è uscito nella gara contro il Cagliari, è per expected goals nelle 3 partite di De Rossi, insieme ad El Shaarawy è secondo solo dopo Karsdorp. Quindi in 58 minuti ha creato dei potenziali assist da secondo miglior giocatore della Roma di queste 3 partite. Quindi la dice veramente lunga sull'impatto e sulla qualità di questo giocatore che andrà a lavorare molto anche sul cross sicuramente. Quindi probabili formazioni per la Roma, per chi ci guarda in video lo vedete già: Rui Patricio tra i pali, Karsdorp a destra con Mancini centrale, Llorente e Angelino, centrocampo a 3 con Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy, Dybala e Lukaku invece i 3 attaccanti. La Roma quindi a quanto pare non vuole snaturarsi e vuole giocare comunque con coraggio. Chiaramente qualche accorgimento ci sarà, infatti c'è un ballottaggio importante che riguarda Bove. E io vi dico, da esterno alla Roma, personalmente, dovessi giocare io da allenatore da allenatore della Roma, scusate, contro questa Inter, io Bove lo metterei sinceramente. Bove è in assoluto il giocatore che fa più intensità, più corsa, corre più chilometri di tutti, è un ottimo equilibratore, quindi lì in mezzo al campo, e può rendere il duello a centrocampo ancora più duro per noi, per la nostra Inter, e sappiamo bene come l'Inter di solito invece a centrocampo domina. La scelta più logica probabilmente porterebbe a sostituire Pellegrini in termini di cambio ruolo per ruolo probabilmente, perché è quella la zona e mi sembra quello più probabile. C'è da dire però che Pellegrini è il capitano della Roma e arriva da 3 gol di fila, si è completamente sbloccato con De Rossi, quindi toglierlo in questo momento lo trovo sinceramente difficile. Pare quindi che stiano valutando di togliere El Shaarawy per inserire Bove, quindi il ballottaggio dovrebbe essere El Shaarawy Bove, e mettere Bove a centrocampo, quindi vorrebbe dire togliere El Shaarawy, mettere Bove e spostare Pellegrini sulla fascia e Bove a centrocampo. Chiaramente poi Pellegrini non fa la fascia come la fa El Shaarawy, ma la farebbe più avvenire al centro, come ha fatto anche in nazionale in alcuni casi. E così andrebbe, secondo me, la Roma a ridisegnare anche un pochino gli equilibri sulle fasce, perché nel momento in cui hai Pellegrini che non ti fa la fascia larga come te la fa El Shaarawy, Pellegrini andrebbe a giocare più al centro, si libera il corridoio per Angelino per spingersi di più. A quel punto, se la Roma vuole essere ultra offensiva,
sia Karsdorp che Angelino hanno questa propensione ad andare in avanti. Altrimenti Angelino potrebbe andare su e Karsdorp bloccarsi un pochino e quindi cambiare le fonti di gioco rispetto a quello che è stato fatto fino ad ora. Questa è una possibilità. Ovviamente anche qui da esterno dico che con questa configurazione perdono se tolgono El Shaarawy, perdono la gamba di El Shaarawy in ripartenza. Per me è un giocatore molto importante, quindi in contropiede questa Roma diventa un pochino meno pericolosa, o almeno lo diventa dall'inizio. Poi potrebbe entrare a gara in corso e potrebbe crearci qualche difficoltà in più. Non solo però, secondo me questa tipologia di sistemazione qua con Bove, fate sempre riferimento a Bove al posto di El Shaarawy e Pellegrini spostato avanti, potrebbe secondo me esporre la Roma a qualche rischio, nel senso che mi sposto sulla probabile formazione dell'Inter. L'Inter dovrebbe giocare con Sommer tra i pali, Pavard, Acerbi, Bastoni, centrocampo con Darmian, Barella, Cianoglu, Mkhitaryan e Di Marco, in attacco Thuram e Lautaro Martinez. Questa è la probabile formazione. Al momento di fatto quindi si va con la conferma di quelli che si sono visti contro la Juventus. Scelta che trovo giusta, anche perché, dicevo prima, vi racconto un altro retroscena, dallo spogliatoio arrivano delle voci, diciamo, di una squadra molto molto carica, di un Inter molto convinta, ecco, dei propri mezzi, soprattutto dopo la gara contro la Juventus. Ve lo raccontavo nella newsletter che spero abbiate letto, si è sbloccato qualcosa in più anche a livello di mentalità, mettiamola così, e quindi è giusto dare continuità e continuare a cavalcare questa cosa. L'unica eccezione però per me potrebbe essere sulla destra, da Darmian, e una zona dove da inizio settimana, per chi ci segue lo sa, vi dico, io sinceramente un Dumfries titolare me lo aspetterei, sia perché per lui, per Dumfries, la Roma è un po' una piazza chiave. Già nel 2021 era iniziato da lì il suo decollo e con la Roma comunque spesso ha fatto bene, sia perché comunque contro la Juve nel finale io l'ho visto bene, l'ho visto entrare bene, quindi gli darei fiducia. Sarà importante dargli fiducia per avere delle rotazioni da qui in avanti. E poi perché anche da un punto di vista puramente tattico, come dicevo, sulla corsia di destra, la nostra corsia di destra, Dumfries o Darmian andranno ad affrontare Angelino, che è ottimo, molto qualitativo, molto bravo anche in fase offensiva, però un Dumfries, diciamo, che può far valere il suo fisico, può creare un po' un mismatch dal punto di vista fisico che sicuramente ci può favorire. E, in questo caso quindi un Dumfries che è più offensivo di Darmian potrebbe intanto un po' bloccare Angelino e metterlo in difficoltà. Potrebbe anche limitare, probabilmente potrebbe risentirne un pochino Pavard, che al momento abbiamo visto proporsi molto in avanti scambiandosi con Darmian. In questo caso forse potrebbe anche rimanere un pochino più bloccato dietro, ma è tutto da vedere, magari Pavard continua ad andare e a farlo bene. Ma soprattutto con Dumfries al posto di Darmian, cambiamolo un attimo dai il numero, mettiamo Dumfries così lo faccio vedere, con Dumfries al posto di Darmian si potrebbe rivedere anche una chiave tattica che per un po' è andata in soffitta, perché con Dumfries, se vi ricordate, molto spesso era lui che andava a fare il terzo attaccante ad inizio stagione. Approfittava del lavoro di Lautaro e Thuram a venire più incontro, attirando anche il movimento dei difensori, e Dumfries da dietro arrivava in area di rigore ed è stato un fattore, soprattutto nella prima parte di stagione, in cui stava facendo molto bene. E considerando che questa Roma gioca con questa difesa a 4, e secondo me così, avendo anche un atteggiamento propositivo, rischiano un po' di lasciare i difensori centrali isolati nell'uno contro uno con Thuram e Lautaro. È un rischio, e l'inserimento di Dumfries, secondo me, se lo continua a fare bene come ci aveva abituati, può mandare un po' in tilt la difesa della Roma e può essere una chiave. Quindi sicuramente il nostro centrocampo dovrà essere ad un livello top, perché sarà difficilissima la sfida lì in mezzo, ma diciamo anche che gli esterni da quinto a quinto possono essere letali per il nostro avversario, possiamo fare molto bene da quella parte, un avversario che gioca bene, però qualcosa concede, come vi dicevo, e quindi dobbiamo sicuramente approfittarne. Chiaramente poi occhi puntati su Dybala e soprattutto su Lukaku che con De Rossi deve ancora carburare del tutto. In 3 partite, se non ricordo male, soltanto 7 tiri in totale, di cui solo 2 volte ha centrato la porta e 1 è andato in gol contro il Verona. Diciamo che anzi, ne parlavamo ieri con il nostro collega nell'altro episodio che trovate sul nostro canale. A Roma ci hanno detto che Lukaku è molto, molto carico per questa partita, la sente tanto, vuole affrontare l'Inter, vuole farlo bene.
e noi allora lo aspettiamo, siamo pronti a sfidarlo sicuramente. Giochiamocela, avanti tutta ragazzi, ci crediamo assolutamente. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa analisi, aspetto i vostri commenti, son curioso di sapere anche un po' le vostre opinioni su questa partita, vi aspetto qui sotto, ne parliamo poi in diretta alle 19:30 per presentare la gara tutti insieme. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a fare un salto su passioneinter.club e entrate a far parte della nostra grande community di interisti da tutto il mondo. Mi raccomando, vi aspetto lì. Se volete sostenere il nostro progetto e contenuti come questo, fatelo tramite il club di Passione Inter. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.